Bella tabacaiona, sì. Ma cosa vuole lei? 5 scatoloni di Minerva. Non mi chiede cosa servono? Ma cosa vuol mai che interessa a me? È un periodo che fumo da morire, proprio ci do dentro quel fumo. Bacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere, come dice il proverbio. Cesarina! Quei bei minervoni, sì, perché si fuma sempre. Bentornati in soffitta, dove il fascino del passato torna a sedurci con le sue protagoniste più belle e indimenticabili. Oggi accendiamo i riflettori su una figura che ha saputo ammaliare il pubblico italiano degli anni '80, con la sua grazia, sensualità e quel sorriso che non si dimentica, la splendida Mirella Banti. Preparatevi a scoprire tutto su di lei, dai suoi inizi, ai ruoli che l'hanno resa celebre, fino alla sua trasformazione in una donna poliedrica che non smette mai di reinventarsi. Nata il 16 dicembre 1964 a Marciana Marina, un delizioso borgo sull'isola d'Elba, Mirella Bufalini, questo il suo vero nome, sembrava predestinata a farsi notare. La sua bellezza mediterranea e il fascino naturale erano perfetti per il grande schermo. Ma prima di arrivare al cinema, Mirella ha lavorato come modella. Questo mondo l'ha portata sotto i riflettori, ma era solo l'inizio. Nel 1982 fa il suo debutto cinematografico in una delle pellicole più iconiche del maestro dell'horror italiano, Dario Argento, In Tenebre. Nel film, Mirella interpreta Marion, una delle vittime del misterioso assassino. Anche se il suo ruolo è breve, è impossibile non notarla. Con quegli occhi che parlavano da soli e un'eleganza che andava oltre lo schermo, Mirella si fa subito ricordare. Certo, non possiamo negare che il fatto di recitare nuda in una scena particolarmente suggestiva abbia lasciato un'impronta non solo sugli appassionati del genere. Il vero boom per la carriera di Mirella arriva nel 1983. È in quell'anno che il suo nome inizia a circolare grazie ad alcune commedie leggere che, tra risate e provocazioni, l'hanno consacrata come icona sexy del periodo. Ricordate la scena della tabaccaia in Acapulco, prima spiaggia a sinistra? Mirella, avvolta in un tubino rosso che sembra cucito sulla sua figura mozzafiato, con il suo atteggiamento malizioso e allo stesso tempo ironico. È uno di quei momenti che definiscono un'epoca. È come se lo schermo si accendesse ogni volta che Mirella entra in scena. E non è solo merito della sua bellezza. Aveva una capacità innata di mescolare sensualità e simpatia, un mix che pochi riuscivano a eguagliare. Nello stesso anno la vediamo anche in Al bar dello sport di Francesco Massaro, dove recita accanto a mostri sacri come Lino Banfi e Jerry Calà. Qui interpreta una prostituta, un ruolo che, pur marginale, riesce a colorare con il suo carisma unico. Un altro film che merita menzione è State buoni se potete di Luigi Magni, un'opera di tono completamente diverso, storico-drammatica, che dimostra la versatilità di Mirella come attrice. Sebbene non fosse il suo terreno principale, ha saputo lasciare un segno anche qui. Negli anni seguenti, Mirella continua a lavorare in film che, pur non sempre di altissimo profilo, le permettono di esplorare una gamma di ruoli più ampia. Tra il 1989 e il 1991 la troviamo in pellicole come La più bella del reame di Cesare Ferrario, Top Model 2 di Pasquale Fanetti e Favola crudele di Roberto Leoni. Questi film, spesso appartenenti al filone erotico soft, hanno consolidato l'immagine della Banti come icona sexy, ma mai volgare. A proposito di sensualità, non possiamo non chiederci: Mirella ha mai posato per le famose riviste erotiche dell'epoca? Sebbene non ci siano prove di apparizioni su testate come Playboy o simili, la sua bellezza è stata protagonista di molte copertine e servizi fotografici glamour. La sua figura veniva spesso accostata a quella di altre dive come Edwige Fenech e Gloria Guida, un paragone che non poteva che lusingarla. Alla fine degli anni 90, Mirella decide di abbandonare progressivamente il mondo del cinema. Ma attenzione, non è un addio alla ribalta. Mirella si reinventa completamente. Affascinata dalla salute e dal benessere, intraprende un percorso di studi nella medicina ortomolecolare, un approccio innovativo alla nutrizione che mira a migliorare la salute attraverso l'equilibrio dei nutrienti. Oggi, Mirella gestisce uno studio a tema dedicato a Santa Hildegarda, una figura ispiratrice nel mondo della medicina naturale. Ma non finisce qui. Nonostante il cambio di carriera, il richiamo delle scene non l'ha mai lasciata. Nel 2020 debutta a teatro con lo spettacolo Scrivimi.
Le parole non dette di Alfredo Saito, dimostrando che la passione per la recitazione è ancora viva. In un panorama cinematografico dominato da commedie sexy e film di genere, Mirella Banti è riuscita a lasciare un'impronta indelebile, grazie alla sua capacità di essere sensuale senza mai essere banale. La sua bellezza mediterranea e il suo talento l'hanno resa una delle attrici più amate degli anni '80. Cari amici della Soffitta, spero che questo viaggio nel passato vi abbia fatto rivivere un po' di quella magia che solo attrici come Mirella sanno regalarci. Se anche voi avete un ricordo legato a lei o ai suoi film, condividetelo nei commenti. Sono curiosa di leggere le vostre opinioni. E come sempre, non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e suggerirci chi vorreste vedere come protagonista della prossima puntata. Alla prossima! La soffitta di Pippo, un mondo magico è. Tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri, la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. C'è chi ride, chi piange, chi l'amore fa. In quegli anni dorati un po' di malizia c'è già. Tra un nudo svelato e uno sguardo che sa, le dighe hanno lasciato un segno che resta qua. Oh, la soffitta di Pippo, un mondo magico è. Tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri, la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Dal poliziottesco alla commedia sexy, quei momenti d'oro così veri e complessi. Le curve, il fascino, l'erotismo sottile, nella soffitta di Pippo ogni attimo è gentile. Oh, la soffitta di Pippo, un mondo magico è. Tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri, la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Iscriviti al canale, non te ne pentirai. Nella soffitta di Pippo emozioni troverai. Con risate e misteri, la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà.